Avete presente quando si dice abbarbicato su una collina, su una montagna? Ecco, questo è esattamente il caso. In questa parte del Lazio le pareti dei rilievi sono verticalissime, un'area di antichi laghi vulcanici attorno a cui sorgono i castelli romani. E proprio sulla cresta di queste montagne sono stati costruiti dei borghi come questo, e mi sono appunto fermato fugacemente a Rocca di Papa perché da qua si gode di una vista eccezionale. Sembra un borgo nato apposta per strabiliare la vista, anche se devo ammettere che l'abitato, in quanto a decoro urbano, è decisamente qualche punto in meno rispetto ai borghi che vi ho mostrato fino ad ora. Tutti gli edifici sono allineati in modo tale da poter avere ciascuno la propria faccia sul panorama. E che panorama! Milioni di anni per la formazione di questi crateri, alcuni secoli per la costruzione di questi borghi, tra i più sontuosi, Nemi. Oggi è davvero la giornata delle scoperte per me, di un altro paesaggio inedito per i miei occhi, ovvero quello dei laghi vulcanici. Prima quello di Albano e adesso quello di Nemi. Un cratere con le pendici delle montagne boscose ripidissime, al centro placido lo specchio d'acqua, e poi oltre alle creste sull'orizzonte un altro specchio d'acqua ben più ampio, ovvero quello del mare, quel nastro azzurro sull'orizzonte. Questo è il mio pranzo delle 18, ho preso un panino, anzi una pagnotta con prosciutto qua in una norcineria a Nemi, che è il prossimo borgo che visiterò. Aiuto! Una cosa che noto spesso dai borghi, soprattutto quelli più turistici, tipo questo che ha la via centrale è davvero affollata di gente oggi, è che poi come ti addentri invece nei vicoli, soprattutto quelli più inerpicati, quelli più difficili perché richiedono un po' di forza fisica, ebbene lì non c'è nessuno, il silenzio regna sovrano. Bene, anche oggi ho fatto una bella scorpacciata di meraviglia. Guardate loro come si godono la cena con vista sul lago di Nemi. E invece dove mi godrò io la cena? Non lo so, perché ancora devo decidere dove andare a dormire, e si è fatto anche piuttosto buio, e dove cenare. Quindi, come al solito, scopriamolo insieme. E arrivederci anche al cameriere. La scoperta mi porta a Castel Gandolfo e a un tavolo su di una terrazza. Il lago questa volta è quello di Albano. La cena è regale, anzi papale. Non è uno dei momenti più belli dell'esistenza fondare il cucchiaio nel tortino al cioccolato e vedere il cuore di cioccolato riempire il piatto. Sono venuto a cenare a Castel Gandolfo e probabilmente molti hanno già riconosciuto alle mie spalle la residenza estiva papale con la vista notturna sul lago, anche se la cosa che più mi ha colpito fino ad ora a Castel Gandolfo sono la serenità con cui i cinghiali scorazzano di notte proprio a 2 passi da questa piazza. Una luce da inizio di un nuovo mondo. Un mattino dorato e rarefatto scalza la notte dai declivi vulcanici e svela un'altra storia. Abbiamo delle città talmente antiche nel nostro paese di cui è difficile persino conoscerne l'esatta origine, e una di queste è Lanuvio. Mi trovo sempre nella zona dei Castelli Romani, poco fuori Roma. Questo centro abitato era probabilmente presente già dall'VIII secolo a.C. ed è noto per avere dato i natali a 2 imperatori della famiglia degli Antonini, Antonino Pio e Commodo. Dopo le invasioni barbariche questa zona è stata abbandonata, è ritornata attiva Lanuvio grazie ai Benedettini nell'XI secolo d.C. e oggi il borgo medievale con questi bastioni e queste imponenti torri medievali che lo cingono
danno ancora il segno di quello che era l'antico abitato. Sono sull'altra sponda rispetto a ieri del lago di Nemi. Nemi la si vede là, che inizia adesso ad essere riscaldata dalle prime luci del mattino, e lo specchio d'acqua dorata di questo cratere vulcanico inizia a riflettere il cielo. Nella terra dei vulcani laziali si eleva un ripido costone di roccia calcarea e la sua pendenza non ha scoraggiato gli antichi costruttori dei Volsci e dei Romani, che vi hanno insediato un centro abitato oggi noto come Artena. È decisamente uno dei borghi più scoscesi che abbia mai percorso in vita mia. Il tessuto urbano del borgo, la fiabilità è data dalle scale, perché è l'unico modo per vincere dislivelli così ripidi. Pensate che nell'ottobre del 1615 il papa di allora, Papa Paolo V, venne qua con la carrozza, ma le strade d'accesso erano così ripide che la carrozza non riuscì a girarsi, e quindi, criticando la viabilità di allora, il borgo venne riqualificato dal nipote che possedeva la città. Guardate qua, questo sperone di roccia è stata l'occasione per costruire gli edifici, quindi partono subito le pareti verticali del palazzo, la montagna fa un balzo di una decina di metri, là si vede la roccia ancora nelle fondamenta di questa abitazione, quindi questo salto è stata l'occasione per costruire un altro edificio, un altro palazzo, sempre con le stesse pietre di cui è fatta la montagna, e addirittura c'era anche lo spazio per una piccola via scalinata con i sassi bianchi che caratterizzano il selciato di Artena. Le tecnologie rudimentali che avevano all'epoca, non disponevano delle gru di cui disponiamo oggi ad esempio, riuscivano comunque a costruire borghi interi in luoghi totalmente inospitali. Immagino la prima persona che ha posato gli occhi su questa montagna scoscesa e ha detto: qua inizio ad insediare un abitato. Tanta stima. Risalendo l'alta valle dell'Aniene, tra le pieghe dei Simbruini si cela il cuore spirituale d'Italia. È un posto di rara bellezza quello che vi sto mostrando in questo momento, ovvero il Sacro Speco. Il monastero di San Benedetto di Subiaco è quello costruito sulla grotta dove Benedetto da Norcia era venuto a vivere da eremita per 3 anni. Ancora oggi i contrafforti ancorano il complesso alla roccia. Se adesso riuscissimo a levare queste murature, vedremmo appunto al di sotto il piccolissimo taglio nella roccia in cui Benedetto appunto da giovanissimo si è ritirato per alcuni anni. I suoi interni rappresentano un patrimonio irripetibile di arte medievale. Varcando la soglia della chiesa superiore si viene travolti dagli affreschi trecenteschi realizzati dopo la rivoluzione di Giotto e l'uso della prospettiva. Se notate, i vestiti, gli accessori non erano quelli del tempo di Cristo, ma del tempo della realizzazione dell'affresco, quindi era davvero inedito ed innovativo. Scendendo di livello alla chiesa inferiore si entra nella parte più sacra, dove si trova la grotta in cui visse Benedetto da Norcia. Gli affreschi, in particolare quelli della volta, sono dell'inizio del 200, infatti si vede lo stacco di stile rispetto alla chiesa superiore, e di questo ambiente affascina il fatto che ogni centimetro quadrato non è lasciato scoperto da pittura. Le pareti narrano la vita del santo in tempi in cui gli affreschi avevano lo stesso compito di libri ed enciclopedie online, ovvero infondere nozioni ai visitatori. Un custode di memorie viventi invece mi farà compagnia nella prossima tappa.